Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2023. Due carte. E abbiamo la carta della papessa e la carta del mago. Wow, carta numero 1 e carta numero 2, divino maschile, divino femminile, o meglio, impulso maschile, impulso femminile. La carta del mago è una carta di manifestazione, di trasformazione, di azione, quindi diciamo che rappresenta proprio quello che è la forza yang, la propulsione in avanti, il maschio, la forza maschile, diciamo, mentre la papessa indica proprio quello che è il divino femminile, la ricettività, la passività, l'ascolto, la sensibilità, la percezione. Wow, è un'interessante accoppiata, direi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video che spiega il programma, insomma, e le modalità di svolgimento del corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio. Il termine per l'iscrizione al corso è il 15 di gennaio e in questo video appunto spiego le modalità di svolgimento e tutto quello che faremo durante il corso. Poi se avete bisogno di maggiori dettagli mi potete contattare e come ho detto prima la mail è qua sotto. Allora, partiamo con un 6 di coppe, un 4 di pentacoli, un 8 di spade al contrario, un asso di spade, la carta del carro, un 10 di coppe e vediamo che altra carta finale ci danno. Wow! La carta degli amanti, erano messe così in realtà. Allora, aspettate che sposto un po' queste. Allora, abbiamo il fante di bastoni, la carta degli amanti e un 6 di pentacoli. Allora ragazzi, partiamo da un bellissimo 6 di coppe, che è una carta di sogno, è una carta di amore sincero, amore puro, di una relazione che potrebbe anche essere quella tra cugini o tra fratelli, tra amici di infanzia, ok? Credo che qui ci sia una sorta di attaccamento a questo tipo di sogno o relazione, dipende poi per voi che cosa rappresenta 6 di coppe. E con questo 8 di spade al contrario, per certi versi è come se si iniziasse a togliere qualche velo, a togliere qualche, diciamo, pensiero negativo. Guardate, questa fase può essere un attaccamento a un'attitudine mentale o un attaccamento mentale a un sogno, ma qui con l'asso di spade c'è il bisogno di tagliare determinate cose, tagliare questo attaccamento e questo modo di pensare. Quando c'è l'otto di spade l'energia è sempre un po' pesante, ragazzi. Abbiamo poi il carro, cioè guardate poi come finisce, guardate l'energia un po' soft degli inizi, qui si decide, si fa un'azione. L'asso di spade molte volte fa riferimento anche a una verità che viene a galla, ma qui avete anche il mago, quindi è un inizio, è un fare chiarezza mentale. E qui abbiamo il carro, dopo la chiarezza mentale arriva il movimento e si arriva al compimento. Ok? Con il fante di bastoni, gli amanti e il 6 di denari potrebbe essere una nuova relazione che si apre. Potrebbe essere a livello lavorativo, diciamo, una relazione appunto che in qualche modo si evolve a livello lavorativo e trova un suo equilibrio, oppure potrebbe essere proprio una questione di trovare un equilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve con questa persona, con questo fante di bastoni. Visto che il fante di bastoni normalmente è un'energia di una persona un po' egoista, è un po' come se ho la sensazione che qui imparerete a dare il giusto, a darvi il giusto posto, il giusto valore, sia a voi stessi che all'altra persona. È per quello che poi arrivate al compimento, all'appagamento, perché è come trovare un equilibrio, si dà una direzione a questo tipo di relazione o di situazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, cerco di dirvi qualche cosa in più.
Intanto io vi ricordo che sono già pubblici, sono già online, gli oroscopi per il 2023, sono 4, e quindi li trovate nella playlist del canale. Uno è generale, l'altro è per la crescita spirituale, poi abbiamo affetti e amore e dopodiché lavoro e finanze. Allora, il 6 di coppe è spiegato da un altro 10 di coppe, che è una carta che avevate anche qui, e da un 9 di coppe. Wow, direi che la vostra situazione di partenza è molto promettente, inerente a quello che appunto potrebbe essere, perché qui anche il 9 di coppe è una carta di sogno, eh. Allora, diciamo che il 6 di coppe è più una carta del sogno o dell'amore, perché in realtà parla di sentimenti puri e innocenti tra adolescenti, no? Nella fase, diciamo, di crescita. E parla anche del modo di romanticizzare tutto quello che è l'amore. E qui abbiamo la carta appunto del sogno compiuto, della famiglia felice, ok? E andiamo a vedere questo 4 di pentacoli perché ho idea che ci sia una sorta di cambio di visione in relazione a questo tipo di prospettiva. 8 di coppe. Sì, in effetti si fa un lavoro, si sta facendo una ricerca interiore. Imperatore, forza, wow! Forza e fante di spade. Sì, si sta facendo un lavoro interno, perché l'otto di coppe è la carta del ricercatore. Qui avete 2 e 4, che sono carte di forte stabilità. Profondamente per qualcuno si tratta di un territorio, una zona da dover lasciare, perché comunque con il carro si parla anche di viaggio e di spostamento per andare verso il compimento. Qui si tratta di trovare il coraggio, ok? La linea guida, la spinta motivazionale. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo il mondo al contrario, il 7 di coppa al contrario, il 9 di bastoni al contrario, il 4 di coppa al contrario. Ok, giustamente, questa carta è al contrario ed è quella che incastra un po' la lettura, diciamo così. In realtà quando l'otto di spade è al contrario non è una carta negativa, anzi è una sorta di, non dico risveglio, però è qualcuno che inizia a far crollare un pochettino tutte queste spade, no? Il punto qual è? Che qui bisogna cercare di capire quali sono realmente possibilità e quali sono le illusioni della mente, come poter cambiare il vostro mondo, come potervi difendere dal mondo esterno, cosa non aspettarvi dagli altri. Mm? Ma sento che il viaggio interno dell'otto di coppe sarà un po' riferito a quello. In effetti poi arriva un asso di spade, arriva la chiarezza mentale, arriva quella comunicazione che dice ok, fino qui. Difatti poi abbiamo eh, due figure che sono un re di bastoni e un cavaliere di pentacoli, che per certi versi la sento come un ok, mi impongo, o meglio, faccio presente quello che è la mia verità, mm? E vado avanti per quella verità in modo lento, progressivo, ma costante. E qui c'è il carro, c'è il movimento, c'è... lo sento un po' come un salto in una seconda fase. Andiamo a vedere il carro. Ragazzi, per qualcuno qua si tratta di intraprendere un viaggio che vi crea una sorta di distacco dalla famiglia, ok? Da una sorta di zona di comfort che avete vissuto fino ad adesso. Se non è la famiglia di origine, perché magari siete già grandi, insomma, può essere la vostra la famiglia che avete creato, o anche semplicemente il vostro giro sociale, il vostro circolo di amicizie, insomma, le persone a cui voi tenete. Allora, il carro ha un 10 di bastoni al contrario e la sacerdotessa, che abbiamo di nuovo qua. È interessante perché il 10 di bastoni al contrario parla di qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro delle cose, delle questioni, delle responsabilità, delle aspettative. E qui abbiamo la sacerdotessa che parla della dualità, infatti se ci fate caso le colonne sono una bianca e una nera, e qui abbiamo anche il carro che parla di andare oltre la dualità. Anche la sacerdotessa è una carta che rappresenta una scelta fatta
nel modo giusto, nel modo corretto. Quindi se c'è qualcuno qui che si sta facendo dei dubbi se il lasciare la zona in cui siete stati fino ad adesso sia la cosa giusta o meno per voi, quello che vi consigliano è di ascoltare dentro di voi. Quando c'è la sacerdotessa, fondamentalmente è una carta di canalizzazione, è una carta di intuito. Quindi potete anche fare, non lo so, per esempio sedervi, chiedere un messaggio a Dio, gli angeli, i vostri spiriti guida, a chi volete voi, e poi per esempio aprire un libro e puntare il dito così alla cieca e vedere se nella frase che state leggendo c'è qualche tipo di parola che vi tocca, che vi faccia pensare. I segnali alle volte sì, ma anche un po' bisogna andarseli a cercare, io credo. Però la carta del carro è una grossa presa di potere personale, è un condottiero e lui dirige, guida le due sfingi senza aver bisogno di briglie, ok? E anche questa, se ci fate caso, simbolicamente ha il cubo, il 4, la stabilità, ok? E qui avete 2 4, tra cui uno è un imperatore, eh? Andiamo avanti. Andiamo a vedere il 10 di coppe, la morte e un asso di spade. Sì, 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 prima e dopo. Io sento che, diciamo, verso la metà di gennaio potrebbe esserci veramente un cambio di direzione, mi viene da dire. E non sarà negativo perché comunque andrete di bene in meglio. Perché qui comunque abbiamo gli amanti, abbiamo l'equilibrio, l'armonia, anche se di pentacoli è una carta di armonia. Sento molto amor proprio qui, molta abbondanza, prosperità, armonia, amore ricambiato. Andiamo avanti, vediamo questo fante di bastoni. Ruota della fortuna, il mago e gli amanti, cioè ma ragazzi. Ruota della fortuna, il mago e gli amanti. Si prospettano forti cambi. Io vi dico che sarà... Vi esploderà il cuore, sento. Lo sento proprio così perché sento il mio che è così in questo momento vedendo queste carte. Mm? Se qualcuno stesse pensando di fare il passo successivo all'interno della relazione, anche questo è ben auspicato. Se fosse un miglioramento a livello aziendale, uno spostamento a livello di sede, anche questo ci sono delle buone prospettive. È chiaro, guardate che ci sono la morte e l'asso di spade, Quindi comunque diciamo che sarà un passaggio impegnativo, però si va verso l'abbondanza, verso l'armonia. Datemi anche ancora qualche carta per diamanti e 6 di pentacoli, asso di denari, nuovi inizi, doni, doni inaspettati, aiuti dall'esterno, aiuti dal cielo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti come andrà la prima parte di gennaio, ma si prospettano grandi cose. Bene, andiamo a vedere ancora qualche carta con Osho, vediamo se riesco a darvi ancora qualche notizia. Allora, abbiamo la carta del silenzio, che sarebbe la carta della luna, che è molto collegata con la sacerdotessa perché anche lei è collegata con la luna. Poi abbiamo il completamento, che è la carta del mondo, cioè, ma ragazzi, guardate, ce l'avete già anche qui. Armonia, 10 di coppe, ed sarebbe la terza volta che ce l'avete. E lasciarsi andare un 8 di coppe ce l'avete già qui. Cioè, ma cosa volete che vi dica di più? Lasciatevi fluire. Io credo che qui quello che vogliono dirvi è che nel silenzio, tipo della notte, o anche dei vostri lati oscuri, perché qui c'è una ricerca interiore e la luna è collegata al lato oscuro, al lato che si tende un po' a nascondere, però veramente avendo l'energia yang e l'energia yin molto forte sento che si arriva al completamento. C'è l'armonia tra cuore e mente e a questo punto lasciatevi solo fluire, quello che mi viene da dire. Non posso aggiungere altro, avete carte magnifiche. Andiamo a vedere ancora un messaggio. Ok, le fatine dicono bambino interiore e lo vediamo qui e lo vediamo nel mondo. Guardavo se lo vediamo da qualche altra parte.
risvegliate il bambino interiore. Quello che vi vuole dire questa carta è di divertirvi durante la vita di tutti i giorni, fondamentalmente. Di reimparare anche a divertirsi, perché noto che quando si è adulti, poi molte persone non si divertono più come quando erano bambini. Ci sono delle persone che anche da adulti si mettono a giocare come quando si era bambini. Succede soprattutto a chi ha figli, no? Di rivivere queste fasi. Però ecco, ci sono certe persone invece che non riescono a trovare un po' il lato giocoso della vita e qui vi invita un pochettino a fare questo, insomma. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro di iniziare il 2023 in modo prospero. Visto che questo è considerato l'anno della raccolta, vi considero di raccogliere tutti i risultati di quello che avete seminato fino ad adesso e di riuscire a diventare le persone che volete diventare. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!